Onegashimasu. Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi abbiamo di nuovo con noi Senpai Emma. Oggi faremo una piccola lezione, un video dove all'interno faremo una piccola lezione dedicata al condizionamento fisico. Vi faremo vedere alcuni esercizi e soprattutto vi spiegheremo come devono essere eseguiti questi esercizi, perché si fanno questi esercizi nelle arti marziali e se non lo fate perché dovreste farlo. Ma lo vedremo dopo la sigla. Bene, eccoci qua. Allora, la pratica del rinforzare il corpo, del condizionamento, si chiama Tai Kitae. Che vuol dire, Emma, Tai Kitae? Allora, Tai significa corpo, mentre Kitae significa forgiarsi, rinforzarsi. Quindi alla fine Tai Kitae significa allenare e forgiare il corpo. Infatti è proprio così. Questa pratica viene da Okinawa, questa usanza di fare questa pratica nelle arti marziali viene da Okinawa, e molti stili tutt'oggi come il Gojo Ryu, l'Uechi Ryu, lo Shorin Ryu si allenano regolarmente in questa pratica di rinforzare il corpo. Il Tai Kitae viene da Okinawa e consiste in vari esercizi che servono per rafforzare varie parti del corpo e si possono fare sia con l'utilizzo di attrezzi tradizionali sia senza attrezzi, quindi con un compagno semplicemente a corpo libero. Quindi a Okinawa hanno tanti attrezzi che usano per rinforzare il corpo, ma oggi noi faremo vedere come si può fare in dojo con un compagno tutta una serie di esercizi che il Tai Kitae prevede per appunto rinforzare il corpo senza l'utilizzo di nessun attrezzo. Quindi iniziamo, vi farò vedere appunto il Tai Kitae, che comprende 4 esercizi principali, 4 gruppi di esercizi che devono essere fatti per condizionare varie parti del corpo. Il primo è il Kote Kitae. Il Kote Kitae è la parte che deve essere rinforzata, sono gli avambracci. Quindi adesso vi faremo vedere un paio di esercizi che potete fare per rinforzare gli avambracci. Chiaramente non possiamo darvi tutti i dettagli perché il video verrebbe troppo lungo, però vi daremo anche alcune indicazioni su come potete fare, dovete fare questi esercizi per avere un risultato al meglio. Ok, abbiamo avuto un piccolo problema con alcune immagini, però stasera siamo qui con Emma, le recuperiamo, non preoccupatevi. Allora Emma, dove eravamo rimasti? Quindi il primo esercizio riguarda il condizionamento dell'avambraccio, del cosè. Andiamo a condizionare quindi questa parte dell'avambraccio stando in questa posizione uno di fronte all'altro. Si parte da questa posizione. L'obiettivo è andare a condizionare tutta questa parte qui del Kote, appunto dell'avambraccio. Dopo aver effettuato questo esercizio un po' di volte, possiamo andare ad affondare la posizione per cercare di condizionare questa parte ancora di più. Ovviamente prima di passare a questa parte bisogna aver effettuato l'esercizio numerose volte, quindi bisogna che sia passato un po' di tempo. Ovviamente quando facciamo condizionamento bisogna sempre ascoltare il compagno per capire se l'intensità con cui stiamo facendo l'esercizio va bene sia per noi che per il compagno, quindi se dobbiamo diminuire l'intensità bisogna chiederlo anche a chi abbiamo di fronte. L'obiettivo non è quello di farsi male e farlo per poco tempo, ma al contrario è quello di colpire con l'intensità giusta e riuscire a fare l'esercizio per molto tempo. Passiamo all'ultimo esercizio per condizionare invece questa parte dell'avambraccio. Passiamo adesso al condizionamento della pancia, quindi Hara Kitae. Hara è la pancia, infatti. Quindi andiamo a condizionare la pancia con Kajitsuki, colpendo solamente la parte morbida della pancia, stando attenti a non colpire quindi le costole.
Ok, ripeto quello che ho detto prima, Taiki-Tae non è una prova di forza, ma è un esercizio che si fa per il corpo, quindi quando facciamo con il compagno, se io ho difficoltà a sopportare i colpi, devo comunque comunicare col compagno. Ricordate sempre quello che vi ho detto, è un esercizio che va fatto con l'intensità giusta, ma per molto tempo. Possiamo fare lo stesso lavoro, ma andiamo a colpire con i calci. Naturalmente ci vuole molta attenzione per non andare a colpire le costole del compagno oppure le parti basse. Passiamo adesso al condizionamento delle gambe. Inizialmente da principianti possiamo andare a condizionare la coscia con un mawashi basso, colpendo solamente con il collo del piede. Successivamente possiamo aumentare l'intensità colpendo sempre con il collo del piede. Successivamente, quando siamo più esperti, andiamo invece a condizionare la gamba con la tibia. Adesso andiamo invece a condizionare anche la parte interna della gamba, stando attenti ovviamente a non colpire né il ginocchio né le parti basse. L'ultimo esercizio invece riguarda il Sumeki-Tae, ovvero il rafforzamento degli stinchi. Ovviamente anche qui ci sono vari modi con cui possiamo andare a condizionare questa parte del corpo. In questo caso facciamo vedere un metodo senza l'usilio di attrezzi, che però è comunque un buon metodo per iniziare, e andiamo a colpire gli stinchi con la mano. Quando andiamo a fare l'esercizio dobbiamo colpire tutta la parte della tibia per andare a condizionare tutta la gamba, e se siamo anche in tre si può fare anche più velocemente a lezione, andando a condizionare tutte e due le gambe contemporaneamente. Successivamente possiamo andare a diminuire il numero di colpi, ma ad aumentare l'intensità, quindi diamo meno colpi un po' più forti. Bene, dopo aver visto gli esercizi arriva questa parte del video che è, a mio avviso, la più importante. Perché è la più importante? Perché riguarda, quante volte possiamo andare a fare questi esercizi, perché ovviamente le sessioni devono comunque durare un pochino. Noi facciamo sessioni solitamente di un'ora, però bisogna poi aspettare un certo periodo di tempo, perché sicuramente dopo questa lezione vi verranno comunque lividi, ematomi, e dovranno avere il tempo di riassorbirsi, quindi non è che tutte le volte possiamo andare a fare questa tipologia di esercizi. L'obiettivo è quello di rinforzare il corpo, di rinforzare queste parti del corpo, ma nel tempo. Non fate questo esercizio di continuo, non andate a lavorare sulle parti già danneggiate lezione dopo lezione, perché non farete altro nel tempo che danneggiare irrimediabilmente a volte anche i tessuti e avere poi problemi a lungo andare. Mentre invece è un lavoro, magari se c'è qualcuno che sta pensando che è un lavoro che non fa tanto bene al corpo, in realtà è un lavoro che è proprio a livello scientifico provato, fa molto bene al corpo, però naturalmente va fatto con criterio e bisogna rispettare i tempi di recupero del corpo, perché è proprio nella ricostruzione dei tessuti che si creano tessuti ancora più forti, si alza la soglia del dolore, e questo ci permette ogni volta di aumentare un po' più l'intensità. Chiaramente cercare di fare condizionamento e pensare di diventare forti, duri subito nel giro di poche settimane è una cosa totalmente impossibile. Dovete fare questa cosa nel tempo.
con regolarità, ma molto diluita nel tempo e soprattutto, come abbiamo detto, va fatto in un certo modo, rispettando l'intensità che il nostro compagno può sopportare, e non è certo produttivo colpirsi senza un criterio. Poi naturalmente ci sono anche alcune indicazioni su come vanno tenuti i pugni, quando si deve colpire, però questa è una cosa che adesso non spieghiamo perché porterebbe via troppo tempo al video. Ovviamente questo lavoro va fatto non pensando che diventeremo imbattibili comunque o invulnerabili nella parte che stiamo sviluppando, cioè condizionando per esempio l'ara alla pancia non possiamo pensare che poi mi colpiscono alla pancia e io non sento niente, non è così, giusto? Non è così, esatto, però è un lavoro molto utile per sviluppare magari una migliore resistenza ai colpi magari durante il combattimento, e soprattutto è un lavoro anche mentale, di testa, cioè serve comunque a tenerci sempre concentrati e sempre presenti durante appunto il combattimento, quando facciamo questi esercizi, perché comunque ci pone di fronte a un dolore che va sopportato, attraversato, naturalmente un dolore misurato, però ecco, non viene fatto con il fine unico, ultimo, di diventare praticamente indistruttibili in una parte del corpo, perché comunque un colpo ben assestato, un colpo ben portato, un colpo che va alla ricerca del danno sicuramente ci farà sempre male. Sicuramente acquisiremo più sicurezza e naturalmente una maggiore resistenza, ma anche e soprattutto una maggior consapevolezza del nostro corpo. Bene, se vi state già allenando nel Taiki-Tae, mi raccomando, continuate a farlo con criterio. Se siete tra quelli che si vogliono piano piano avvicinare a questa pratica, cercate di farlo seguendo un po' i consigli che vi abbiamo dato, e naturalmente ragazzi iscrivetevi al canale, lasciatemi un messaggio perché io leggo e rispondo a tutti i vostri messaggi, e questo è il vostro modo di farmi capire che quello che sto facendo vi piace, il fatto di parlare delle arti marziali in modo più serio e degno che meritano. Noi ringraziamo Senpai Emma per essere stata qui con noi a spiegarci questi esercizi oggi, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigatou!